Ciao a tutti e bentornati al canale delle recensioni. Oggi abbiamo qua tra le mani un nuovissimo rugged smartphone. Per la precisione abbiamo l'AGM H6. I rugged smartphone, come ben sappiamo, ormai sono degli smartphone concepiti per utilizzi in condizioni estreme, adatti quindi a chi pratica attività outdoors, a chi lavora in cantiere, ma anche a persone particolarmente sbadate che con facilità distruggono il loro telefono perché sono particolarmente distratte o maldestre per l'appunto per utilizzare un telefono più fragile. Andiamo ad aprire la confezione e vediamo un pochino che cosa abbiamo. Tanto per iniziare, questo rugged smartphone come caratteristica principale ha quella di essere un rugged smartphone finalmente super leggero e anche di dimensioni ridotte, quindi praticamente equivalente a un qualsiasi smartphone normale. E difatti eccolo qui il nostro rugged smartphone che possiamo già percepire proprio come un telefono davvero normale, non più la mattonella che ci viene proposta normalmente quando parliamo di un rugged smartphone. Quindi questo è il mio telefono abituale, questo è il nostro AGM H6 e vediamo che sono praticamente equivalenti e devo dire che forse è anche un pochino più leggero l'H6 rispetto al mio smartphone che utilizzo quotidianamente. Abbiamo un caricabatterie incluso e il cavetto per la ricarica. Quindi questo è il nostro corredo insieme allo smartphone. Allora, intanto possiamo dire che questo rugged effettivamente non sembra un rugged, sembra un telefono qualsiasi. Esteticamente devo dire che è anche molto bello, a me piace la texture posteriore, è molto gradevole, l'estetica del telefono è bella, diciamo, è un bel telefono rispetto per l'appunto ai soliti mattoncini, questo è un pochino più raffinato e quindi adatto anche all'utilizzo di tutti i giorni. Le prime impressioni che ho avuto nell'utilizzo di questo smartphone sono, vabbè, la estrema praticità, è uno smartphone senza troppi fronzoli, all'interno ha un Android 13, una versione di Android 13 con nessuna applicazione sua proprietaria all'interno, quindi uno smartphone veramente molto pulito e questa è una caratteristica che personalmente apprezzo perché obiettivamente io delle applicazioni extra che ci vengono fornite col telefono praticamente non me ne faccio quasi nulla, quelle che mi interessano le scarico e quindi un telefono pulito sia esternamente che a livello proprio software. A livello di scocca, nonostante sia di dimensioni più contenute, quindi sia uno smartphone con l'apparenza di uno smartphone normale, abbiamo una scocca con dei bumper agli angoli e un profilo rialzato in grado di proteggere anche lo smartphone dalle cadute di piatto quando il display va a urtare per terra, quindi questi rilievi per l'appunto tengono un pochino più sollevato lo smartphone anche nel caso ci cadesse. Viene garantito per cadute da 1,8 m rispetto alle cadute da 1,5 m, quindi abbiamo un'altezza maggiore, quindi un telefono sicuramente molto, molto resistente. La scocca, come vi dicevo, al di là dei damper agli angoli, abbiamo anche un profilo metallico sui lati che lo rende per l'appunto visibilmente robusto e tutte le prese, la presa di ricarica USB Type-C che sta sotto e la presa per il jack delle cuffie sono protette da un tappo di gomma perché per l'appunto essendo un rugged questo telefono è in grado di resistere oltre che agli urti, alla polvere, all'acqua e così via, è in grado di resistere a tutti gli agenti atmosferici insomma. La prima impressione che ho avuto
durante l'utilizzo è di una buona fluidità del telefono, quindi sicuramente un telefono anche gradevole da usare. Abbiamo un comparto hardware non incredibile, diciamo che non è proprio un telefono all'avanguardia, non ci propone nulla di particolarmente innovativo, al di là del fatto che ha una scocca per l'appunto più fine ma molto resistente. Adesso andiamo direttamente sul sito di AGM e andiamo a vedere proprio le caratteristiche tecniche di questo smartphone. Allora, siamo proprio sul sito ufficiale di AGM, quindi andiamo a fare un resoconto delle caratteristiche tecniche di questo smartphone. Sottile e leggero, solo 10,75 mm di spessore e 240 grammi di peso. Effettivamente questo vi devo confermare che davvero è un telefono molto molto leggero, non sembra assolutamente un rugged. Certificato IP68, IP69, MIL standard 810H, RAM da 8 più 8 GB, quindi 8 GB fisici più 8 virtuali, e memoria interna da 256 GB che è espandibile a 516 se non erro. Fotocamera doppia, 50 megapixel, e adesso andiamo a vedere più nel dettaglio. Per l'appunto, allora vi dicevo riguardo alla protezione del display, telaio flottante e lo schermo posizionato a 0,4 mm al di sotto del telaio, offrendo uno strato extra di protezione per lo schermo, connettori sigillati, foro per cinturino, qua ci sono i fori per applicare anche un cinturino, 3 slot per le schede, comodissimo, lo slot si estrae molto facilmente ed eccolo qui, abbiamo per l'appunto 3 slot, 2 per le SIM card e uno per la memoria extra per espandere la memoria. Unisoc Tiger T606 come processore, che è un processore che così utilizzandolo vi dico sembra abbastanza performante, cioè il telefono è abbastanza fluido, fotocamere una posteriore da 50 megapixel e una macro da 2 megapixel, fotocamere come al solito, vi dico niente di incredibile, sono fotocamere che personalmente non mi soddisfano, le fotocamere di rugged smartphone non mi piacciono, non ho trovato ancora un rugged smartphone con una fotocamera che sia una fotocamera realmente valida e soprattutto anche con un software che sia in grado di offrire una stabilizzazione e di offrire magari quelle piccole funzionalità in più indispensabili per effettuare delle fotografie di alta qualità. Fotocamera frontale da 8 megapixel, display abbiamo un HD+, quindi non abbiamo una grandissima risoluzione, 6,56 pollici. Devo dire che nonostante sia solo un HD+, la qualità del video è comunque gradevole, 4900 mAh la batteria, il telefono l'ho acceso adesso ieri sera, era al 100%, oggi ce l'ho al 83% e siamo nel primo pomeriggio, quindi batteria che sembra comunque abbastanza performante, nonostante non sia di dimensioni infinite. Abbiamo un tasto personalizzabile qua lateralmente, un tasto arancione che può essere quindi per l'appunto personalizzato con la funzionalità che ci interessa di più a noi. 2G, 3G, 4G, jack per le cuffie, altoparlante, OTG, notifica LED e abbiamo anche l'NFC. Quindi con questo telefono possiamo anche effettuare i pagamenti e così via. Non abbiamo una ricarica rapida, non abbiamo una ricarica wireless, Bluetooth 5.0 e credo che questo sia, diciamo, il quadro generale di questo telefono. Abbiamo visto le caratteristiche, abbiamo visto anche un pochino dei dettagli più da vicino del telefono, proprio per capire anche un pochino com'è a livello estetico, a livello funzionale e così via. E adesso vi dico anche un pochino le mie impressioni dopo qualche giorno di utilizzo, non lo sto utilizzando da moltissimo tempo. Le impressioni sono buone, non è un telefono, ripeto, incredibilmente innovativo, non è che offre chissà
che cosa, però stiamo comunque parlando di un telefono che attualmente sta a 249 euro, quindi un telefono decisamente economico, molto leggero, facilmente trasportabile, un telefono che io valuterei come muletto, come telefono da montagna, quindi da utilizzare come navigatore. Sinceramente faccio fatica a concepire l'acquisto di un navigatore grosso satellitare quando possiamo tranquillamente per l'appunto utilizzare un telefono come questo che è un rugged, quindi resistente, quindi un telefono affidabile con una ottima ricezione satellitare, quindi noi possiamo utilizzare anche questo telefono volendo per dire soltanto come navigatore satellitare. È anche un'ottima idea regalo perché comunque è un telefono che non ci fa svenare, un telefono anche adatto, come vi dicevo, a chi lavora in cantiere, magari anche ai nostri genitori che sono un pochino più sbadati. Complessivamente un buon telefono, niente di incredibile. Ha anche il rilevatore di impronta digitale, quindi lo possiamo sbloccare tramite l'impronta digitale, funziona anche abbastanza bene, quindi complessivamente offre un po' di tutto, ma nulla al massimo livello. Direi che forse il display ha una risoluzione non particolarmente elevata, quindi per guardare i video è buono, ma nulla di incredibile. E poi anche un'altra cosa che reputo magari non proprio eccellente è anche l'altoparlante. Qua dentro ci sono piedini di maiale e cotenna, li ho messi a bollire per sgrassare e qua non c'entra niente con la cassola, ma c'è una bella pagnotta che adesso andrò ad infornare. Dicevo, piatto tipico della tradizione lombarda, piatto povero, si fa con gli L'altoparlante si sente bene, anche se non sarebbe guastato qualche decibel in più, ecco, un altoparlante un pochino più potente, anche un pochino meno chiuso, ma questo dell'essere un altoparlante un pochino chiuso è una cosa un po' dei rugged smartphone, perché per l'appunto hanno questa scocca molto protettiva che tende un pochino a chiudere l'audio. Però vi dirò, il display nonostante sia soltanto un HD+, i colori sono molto belli e comunque ha una qualità video che secondo me va bene, un telefono che sta nel mezzo, ecco. Quindi in conclusione, se volete un rugged smartphone, ma la cosa che vi ha frenato fino ad oggi erano le dimensioni eccessive di questa tipologia di telefoni, in questo caso abbiamo un telefono che è assolutamente al pari di un telefono normale, è un telefono che comunque è molto resistente, lo possiamo utilizzare per le nostre attività outdoors come navigatore, come muletto, come telefono da maltrattare senza alcun problema, prezzo 249 euro, quindi un prezzo decisamente basso. Dobbiamo considerare ovviamente di non avere per 249 euro il telefono top di gamma assoluto. Abbiamo un display HD+, abbiamo una fotocamera che va bene, complessivamente il telefono funziona bene, è gradevole, è fluido, ha tutto ciò che serve, quindi se non avete esigenze particolari di avere del hardware ai massimi livelli, è un telefono che secondo me va più che bene per l'utilizzatore medio. Vi lascio comunque tutti i link in descrizione se volete approfondire e se volete acquistare AGM H6. Per questo video è tutto, vi ringrazio AGM, ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti, ciao da Luca, alla prossima!